Oggi vorrei iniziare parlando delle sfide e delle difficoltà che ciascuno di noi incontra nel corso della propria vita. Non è un segreto che ognuno di noi, in momenti diversi, si trova ad affrontare ostacoli e prove. Questi momenti difficili possono apparire in molteplici forme, possono essere problemi di salute, difficoltà finanziarie, relazioni complicate e talvolta anche perdite dolorose. Ma è importante riconoscere che queste sfide sono una parte integrante del nostro viaggio umano. Non sono né anomalie né ingiustizie, sono piuttosto elementi naturali della nostra esistenza. La vita in tutta la sua complessità include momenti di gioia e periodi di dolore. Questa purtroppo o per fortuna è una verità universale, una realtà che ci unisce tutti come esseri umani. Accettare le difficoltà non significa rassegnarsi alla sofferenza, ma piuttosto riconoscere che le sfide sono passaggi inevitabili. Come dice il detto, ciò che non mi uccide mi rende più forte. Quindi ogni difficoltà affrontata e superata è un passo in più verso una comprensione più profonda di noi stessi e del mondo che ci circonda. In questo processo di accettazione è fondamentale non isolarsi. Condividere le nostre esperienze con gli altri può non solo alleggerire il nostro carico, ma anche farci comprendere che non siamo soli. Inoltre, ascoltare le storie degli altri ci aiuta a mettere in prospettiva le nostre di lotte e a renderci conto che ognuno ha la sua battaglia da combattere. Ma non dimentichiamoci che in ogni sfida c'è sempre un seme di opportunità. Ogni problema ci offre la possibilità di imparare, di crescere, di maturare. Non è il problema in sé a definire noi, ma è il modo in cui scegliamo di affrontarlo. Dobbiamo essere coraggiosi nel guardare le nostre difficoltà negli occhi e a trovare la forza per superarle, passo dopo passo. In questo nostro viaggio attraverso le sfide della vita arriviamo a un punto cruciale che è mantenere la speranza. La speranza è quella fiamma tenace che arde dentro di noi, anche quando tutto sembra oscuro e incerto. È la forza che ci spinge a guardare oltre le difficoltà e a credere in un domani migliore. Mi piace la definizione che ne dava Emily Dickinson. La speranza è una creatura alata che si viene a posare sull'anima e canta melodie senza parole e senza smettere mai. Visione bellissima e a mio parere anche particolarmente azzeccata. Non importa quanto sia difficile il momento presente, c'è sempre spazio per la speranza. Questa speranza non è un'illusione, non è un inganno, ma invece è un atto di coraggio, una scelta deliberata. È la decisione di credere che nonostante le avversità possiamo sempre trovare una via d'uscita, un percorso verso la luce. In questo senso, la speranza è anche una manifestazione di forza. E qui voglio introdurre un aspetto che secondo me è fondamentale. Talvolta la via per aiutare se stessi passa dall'aiutare gli altri. Mi spiego meglio. Il volontariato, l'impegno per gli altri non sono solo atti di generosità,
ma sono anche potenti strumenti per una guarigione personale. Concentrarsi sui problemi degli altri ci aiuta a distaccarci dai nostri, dandoci una prospettiva diversa sulla vita. Ci fa capire che non siamo gli unici ad avere dei problemi, che non siamo soli in questa lotta. Dare agli altri può anche essere un modo per riconnettersi con il mondo e con la nostra umanità più profonda. E ci tengo anche ad aggiungere che la speranza non è un sentimento passivo, è una forza attiva, è una scelta che facciamo ogni giorno nonostante le difficoltà. La speranza ci spinge a lottare, a non arrenderci, a credere nel potere del cambiamento e nella resistenza umana alle avversità. E in ogni momento di disperazione ricordiamoci che la speranza è a portata di mano, sta lì, aspetta solo di essere raccolta. Un altro aspetto che mi sta a cuore non è solo come superare le difficoltà, ma anche come costruire un futuro sereno. Affrontare i problemi può sembrare un'impresa ardua, specialmente quando sono tanti che si accumulano e uno non capisce da dove cominciare per risolverli. Tuttavia c'è un modo per superare anche le sfide più complicate. Quando sono tanti problemi tutti insieme, un modo è quello di affrontarli uno alla volta. Non è necessario risolvere tutti i problemi in una volta sola, ciò che conta è fare progressi costanti, porre un piccolo ma significativo passo avanti ogni giorno. In questo processo è fondamentale ricordare che ogni piccolo successo è una vittoria, ogni ostacolo superato, ogni piccola gioia vissuta, ogni passo avanti nel viaggio della vita è un motivo per essere orgogliosi. Bisogna celebrare queste piccole vittorie perché sono loro a costruire la trama della nostra storia personale, a costruire la fiducia in noi stessi, quella stessa fiducia che ci serve per andare avanti e per vincere tutte le avversità, una per una, fino all'ultima. E poi ancora un'altra cosa, in tutto questo percorso, in tutto questo processo, ricordiamoci che è importante essere gentili con noi stessi, perché spesso siamo noi i critici più severi di noi stessi, mentre invece la gentilezza e la compassione verso noi stessi sono fondamentali per superare i momenti difficili. Quindi non aggiungiamo al peso delle nostre sfide anche un'ulteriore autocritica, un'ulteriore colpevolizzazione di noi stessi. E pensiamo anche al futuro. Ricordiamoci di guardare oltre le circostanze immediate, di guardare oltre il presente, perché la vita è un mosaico di esperienze e ogni momento difficile è solo una tessera di un quadro più ampio. Per uscire fuori dalle difficoltà occorre avere l'abilità di sollevare lo sguardo, di vedere oltre il momento personale e di immaginare un futuro in cui le difficoltà attuali saranno solo ricordi lontani. Un'altra cosa importante, coltivare la gratitudine. Essere grati anche per le piccole cose può trasformare il nostro modo di vedere la vita. La gratitudine ci aiuta a riconoscere il bene, perché c'è molto bene che ci circonda, anche nei momenti difficili. Ed è un potente antidoto
contro la disperazione e la negatività. Quindi, per concludere, le sfide, le difficoltà fanno parte della vita, ma non devono definirla, perché c'è sempre spazio per la speranza, per la crescita, per la trasformazione. Con coraggio e speranza possiamo non solo superare i momenti difficili, ma anche venirne fuori più forti e possibilmente più saggi. Tutto qui. Credo che per oggi è tutto. Grazie per avermi ascoltato, spero quello che ho detto vi sia stato di qualche utilità e ricordatevi che dopo ogni notte arriva sempre l'alba, sempre.